Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Seguccio Offroad. Oggi sono nuovamente alle prese con la Panda 169 per condividere con voi la risoluzione di un piccolo problema di trafilamento di olio dal coperchio delle punterie. Quindi la guarnizione è vecchia e andrò a sostituirla con una che ho acquistato all'autoricambi. Un'operazione a portata di tutti, anche se come al solito vi raccomando di rivolgervi sempre ad un esperto qualificato. Il video sarà diviso in 5 parti. Nella prima parte vi farò vedere il materiale che utilizzerò, che è veramente semplice e alla portata di tutti. Nella seconda parte vi farò vedere un po' il trafilamento di olio dal coperchio delle punterie del motore. Nella terza parte andrò a smontare il coperchio. Nella quarta pulirò sia il coperchio che la base da tutti i residui della vecchia guarnizione e nell'ultima parte, quindi la quinta, andrò a rimontare il tutto chiudendo le viti con la chiave dinamometrica. Quindi non perdiamo altro tempo, se siete interessati a questo video rimanete subito dopo la sigla. Nel frattempo però, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un mi piace al video e lasciate un commento qui sotto per farmi sapere se avete mai fatto nella vostra Panda 169 la sostituzione della guarnizione del coperchio punterie. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci a vedere il materiale occorrente per sostituire la guarnizione del coperchio punterie. Ho messo su questo carrellino che vi ho già presentato in un precedente video e che vi linko qui sopra. Se non l'avete visto andatevelo a vedere. Il materiale che occorre è la guarnizione, che si può acquistare anche online, vi lascio il link per acquistarlo qui sotto in descrizione. Poi semplicemente una bussola da 10 con una prolunga. Queste sono da 1/4, il classico cricchetto da 1/4. Io utilizzo questo che mi rimane più comodo, ma sono tutti da 10 mm. In più utilizzerò una chiave da mezzo pollice con una prolunga e una bussola sempre da mezzo pollice per svitare le viti del coperchio punterie, che prevedo saranno abbastanza indurite. Poi del silicone nero per dare dei piccoli punti dove sono le mezze lune. Per pulire raschietto e, se dovesse servire, della carta abrasiva 2000 e infine, per chiudere, la chiave dinamometrica che sarà settata a 10 Nm. In più stavo dimenticando della normale carta e del detergente freni. Quindi ora che abbiamo visto tutto non resta che aprire il cofano motore e iniziare il lavoro. Andiamo! Una volta aperto il vano motore dobbiamo rimuovere completamente la cassa del filtro, quindi sgancio questo gancetto qui per liberare la prima parte che contiene il filtro dell'aria, stacco il tubo e rimuovo questa parte che contiene il filtro dell'aria. Per staccare la restante parte della cassa del filtro, con una 10 rimuovo le due viti da 10 mm. Sollevo la cassa filtro e mi ricordo che sotto c'era il tubicino del recupero dei vapori dell'olio e rimuovo la cassa. Qui abbiamo un po' il corpo farfallato, un po' sporco, e praticamente il coperchio punterie è questo qui. Andiamo a vedere un po' da dove trafila l'olio. L'olio trafila da qui e lo ritrovo sul collettore di scarico. Non è eccessivo, ma
siccome mi ci trovo lo voglio cambiare. Mi metto all'opera. Le viti che devo rimuovere sono 1, 2, 3 e una quarta che sta sotto il tappo dell'olio, che vado a rimuovere, e questa è la quarta. Inoltre stacco questo connettore e stacco questa vite per evitare di rovinarlo. Stacco questo gancino che serve per tenere la cassa filtro in posizione. Staccherò anche il tubo di recupero dell'olio, sta allentando questa fascettina, e ci sarà da staccare anche questo qui, questa vite qui, e per ultima quest'altra vite qui che tiene l'asticella del controllo del livello dell'olio, quindi questa vite qui. Inizio con il sensore, tiro indietro la linguetta gialla e lo sgancio. Magari si può dare una pulitina con il detergente per contatti. Stacco pure questo, si potrebbe anche lasciare, ma per evitare di danneggiarlo preferisco toglierlo. Allento la fascetta con il cacciavite e togliamo. Sarà indurito. Siccome la gomma si è molto indurita, ci spruzzo un po' di WD-40 sperando che mi ammorbidisca un po'. Niente, siccome non viene, preferisco lasciarlo su piuttosto che rischiarlo di spaccarlo, spezzarlo, perché lo vedo abbastanza secco. Quindi lo toglierò insieme all'estrazione del coperchio stesso. Svito la vite che tiene in posizione l'asta del controllo dell'olio. La vite che sta qui, che tiene parzialmente il coperchio della distribuzione. Questa qui è più lunga rispetto alla vite che tiene ferma l'asta del controllo dell'olio, quindi in fase di rimontaggio non dobbiamo sbagliarci. Ora passo a togliere le ultime 4 viti, che sono quelle che tengono il coperchio fissato. Per svitare le ultime 4 viti, che poi sono quelle che tengono il coperchio punterie, utilizzerò un crick da mezzo pollice con prolunga e una bussola da mezzo pollice, perché prevedo che siano abbastanza intostate, quindi probabilmente ci vorrà un po' di forza. Prima, seconda, terza, infine la quarta. Molto probabilmente con il cricchettino piccolino, questo qui, non ce l'avrei fatta, visto che erano strette probabilmente dal precedente proprietario in una maniera abbastanza esagerata. Quindi utilizzando questo mi sono facilitato molto il lavoro. Adesso posso continuare con la bussola piccola. Rimane un'ultima cosa, che è quella di allontanare questo cablaggio, che nel mio caso è abbastanza massacrato ed è tenuto fissato al coperchio punterie con una fascettina. Adesso sono pronto ad estrarre finalmente il coperchio. Eccolo qui. La guarnizione è rimasta attaccata ed è abbastanza indurita.
Adesso provvedo a pulire la superficie, a pulire il coperchio e poi rimontiamo il tutto. Inizio con una pulizia superficiale, devo dire che non si è attaccato nulla, quindi a parte qui che è stato messo un po' di silicone nero, si vede infatti, solo su queste 4, 1, 2, 3 e 4, io ce lo rimetterò come era precedentemente. Pulizia di questa superficie devo dire che è veramente velocissima, bisogna stare attenti a non far cadere nulla dentro. Preferisco non spruzzare direttamente per evitare che il detergente freni finisca nell'olio, ma è meglio spruzzare su un pezzo di carta e pulire. Io per quanto riguarda la superficie già sono soddisfatto, quindi passo a pulire il coperchio. Nel frattempo vado a pulire il coperchio punterie e ho coperto con della carta per evitare che ci finissero delle schifezze stando all'aperto. Eccoci giunti alla pulizia del coperchio, elimino la guarnizione vecchia e quella nuova la posizionerò per bene lungo questi canali che avrò però prima pulito. Senza essere maniaci del pulito, però una pulitina lungo questi condotti non è male. Pulendo esternamente, nei prossimi giorni, quando la macchina tornerà in moto, potrò vedere se ci sono nuovamente delle perdite. Sono arrivato a banco, ho pulito il coperchio quanto più potevo, ma soprattutto ho pulito questa scanalatura con il detergente freni, ho anche soffiato perché la sede dove andrà la guarnizione deve essere il più pulita possibile. Quindi posiziono nella corretta posizione la guarnizione. Questa deve semplicemente essere calzata con un po' di pazienza. Tanto più o meno perdono tutte, come mi ha detto anche il ricambista, ci metti quelle in gomma o metti quelle in silicone, o metti il silicone anche sulla faccia inferiore, o metti il silicone anche dove, adesso ve lo farò vedere nelle semilune, che sarebbero qui, 1, 2, 3 e 4, alla fine perderà sempre perché è proprio un difetto di progettazione e va bene. Comunque avete visto che ci è voluto pochissimo per accederci. Ecco qua, montata. Adesso non mi resta che tornare fuori e mettere qualche punto di silicone. Nel frattempo sono riuscito a cacciare il tubo, avendolo portato a banco è stato più facile tirare fuori il tubo del recupero degli oli, dei vapori di olio. Eccomi fuori, il coperchio con la guarnizione appena installata. Ho pulito per bene tutta la superficie. Ora andrò a mettere un po' di silicone nero qui, qui e qui sopra, qui dove c'è la piega. A tale riguardo ci sono tante correnti di pensiero, c'è chi mette anche il silicone nero qui, oltre che nelle 4 pieghe che vi ho detto prima, chi
non lo mette per niente. Chi come me metterà un punto qui, un punto qui, un punto qui e un punto qui. Insomma, ognuno fa come gli pare. Io farò in questo modo. Mi metto una piccola nocetta di silicone nero qui, un po' qui e un po' qui. Questo silicone nero così ve lo consiglio perché avete visto è di una comodità pazzesca, specie in spazi angusti, e vi lascerò il link per acquistarlo anche di questo. Una volta messo il silicone non resta che rimettere il coperchio, semplicemente adagiandolo e scostando il cablaggio. Adesso vado a rimettere le 4 viti a cui ho dato una pulitina nel frattempo. Le appunto a mano e poi le chiuderò con la dinamometrica, un po' per parte, si avvita un po' qui. Adesso rimonto tutto quanto e poi chiuderò con la chiave dinamometrica. Rimonto la vite, la più corta delle 3 viti, era dell'asta dell'olio, quella media era del sensore dell'albero a camme e quella più lunga era del coperchio qui della distribuzione. Il sensore e spingiamo dietro la clip gialla. Stringo anche questa vite del carter della distribuzione, rimetto il tappo di carico dell'olio, rimetto il tubo del recupero vapori dell'olio con la sua fascettina. Nel frattempo, come possiamo vedere, già dalla prima stretta un po' la guarnizione sta strabordando, sta fuoriuscendo, sperando che sigilli il più possibile e per quanto più tempo possibile. Nei prossimi giorni comunque controllerò se un po' è migliorata. Eccomi giunto alla fase della chiusura con la dinamometrica che ho impostato a 10 Nm, non so se si vede, e chiuderò ovviamente a croce. Qui ho rimesso il tappo, ho accelerato troppo i tempi. Ok, adesso non mi resta che riattaccare in sede con una fascetta questo cablaggio, rimettere l'airbox e aspetto un'ora, perché aspetto che si asciughi quei 4 punti di silicone che ho messo e poi potrò dire concluso il lavoro. Ed eccoci giunti al termine di questo video. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Spero che il video vi sia stato utile, quindi nel qual caso vi invito a mettermi un bel mi piace al video, a commentare qui sotto e ad iscriversi al canale attivando la notifica. Quindi con la sostituzione della guarnizione del coperchio punterie nella Panda 169 è tutto. Un saluto, alla prossima!